Oggi faremo un breve viaggio di circa 2 ore in treno e metro per raggiungere il Campton Park a sud-est di Londra e approfittare di una delle rare occasioni di apertura del Campton Steam Museum. Importante testimonianza della rivoluzione tecnologica del XX secolo per la fornitura di acqua potabile a Londra mediante l'uso del vapore. Per vedere la pompa in funzione, il museo apre solo un paio di giorni al mese, ma per accedere è necessario fare con molto anticipo una prenotazione online con pagamento del biglietto. In questo edificio sono custodite 2 pompe a vapore costruite nel 1928, che hanno pompato ogni giorno fino a 60 milioni di litri d'acqua pulita alla parte sud-ovest della città, fino al 1980. Dopodiché sono state sostituite da pompe elettriche. Per la parte nord-est di Londra, nello stesso periodo, c'erano altre 5 pompe come queste. Oggi avremo il privilegio di vedere una delle 2 pompe in funzione, grazie al lavoro dei volontari che curano costantemente la sua manutenzione. Questa è la più grande macchina a vapore a tripla espansione funzionante al mondo. Progettata con sistema a 3 cilindri, ognuno dei quali opera a pressioni diverse, per sollevare l'acqua sfruttando il vapore, e assomiglia molto ai motori del Titanic. Caldaie come questa hanno ormai sostituito quelle a carbone usate per la produzione del vapore, ormai dismesse. Una delle 2 pompe porta il nome di Sir William Prescott, ingegnere britannico che si distinse per il suo impegno in campo idrico, mentre l'altra pompa, ora usata solo per esposizione e ricambi, porta il nome di sua moglie Bessie. L'Istituto di Ingegneria Meccanica ha riconosciuto questi motori come importante patrimonio industriale britannico. Questi motori costruiti in ghisa sono davvero enormi, ma le scale con le passerelle consentono di vedere da vicino ogni singola parte meccanica. Scendono da questi buchi l'olio, percorre il tubicino e va a lubrificare tutti i vari punti. Sotto al pistone sono le pompe, quelle lì sono i tubi che pompano l'acqua fuori. L'acqua, il tubo che entra l'acqua e sotto il tubo che viene spinta fuori l'acqua. Possiamo vederlo anche da qui, in questa qua, che l'hanno aperta e si vedono le valvole dentro delle pompe.
Questo dopo viene spostato avanti, tocca quella cremagliera lì e comincia a girare la ruota grande del pistone, il volano. Questo è il segnale. Tirami dietro. Quindi è partito adesso. Quando parte è un po' emozionante, sembra che stia respirando. Sta regolando la pressione. Ogni operatore è al suo piano, controlla. Si vede bene come lavorano alternativamente. Questa asta che scende dall'alto e che viene giù qui è un contatore. Qua siamo sotto e quella lì proprio è la pompa. Vedete bene come pompano sotto i pistoni. Questa invece piccolina è una pompa ausiliaria la prima. Quelle sotto sono le altre tre, quelle grosse. Dagli inizi del 1900 l'approvvigionamento di acqua potabile a Londra era di grande importanza e queste macchine hanno contribuito notevolmente allo sviluppo della città che possiamo ammirare oggi. La giornata non è ancora finita e terminata la visita al museo riprendiamo il treno e la metro per il ritorno in città. Ma la rete di trasporti a Londra offre un'altra strepitosa opportunità: attraversare il Tamigi dall'alto con il Cable Car, una funivia del 2012. Al costo di 6 sterline si può salire su una delle 36 cabine a Greenwich Peninsula
e in circa 10 minuti arrivare a Royal Docks. Ogni cabina può portare 10 passeggeri che possono godere di un bel panorama sulla città, ma anche vedere la famosa O2 Arena, usata per grandi eventi sportivi e musicali. Oppure il The Crystal, realizzato nel 2012, è l'edificio più ecosostenibile di Londra, che dal 2021 ospita il municipio della Greater London con il suo sindaco. Oggi siamo passati dal XX secolo con importanti macchine per l'acqua potabile a questo edificio green del XXI secolo e ancora una volta rimaniamo sorpresi dalla velocità di rinnovamento di questa città.